Il DVD probabilmente è morto. La fine di Blockbuster, che ancora non è fallita, però nel mese di ottobre del 2010 ha subito un'istanza di fallimento, è un segnale. Questo esito quindi della catena di Blockbuster in grande difficoltà era già annunciato da parecchio tempo, perché il mercato mondiale dei DVD è in contrazione e in particolare poi per Blockbuster non appariva, non è stata manifestata un'alternativa, una strategia alternativa quindi alla vendita a noleggio dei DVD, in particolare sul mondo del digitale. Parlando del mercato dei DVD, quindi in cui Blockbuster è un attore, passiamo dal 2007 con 16 miliardi di dollari su DVD comprati, affittati eccetera, ai 13 miliardi del 2009, mentre il secondo quarto del 2010 ha confermato questa tendenza con una diminuzione ulteriore del 14% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Quindi possiamo dire che il DVD sta lentamente morendo, così come morì a suo tempo il VHS. Del resto il DVD è un supporto, come quasi tutti i supporti di quell'epoca, destinato a scomparire con la migrazione dei contenuti online e con l'accesso alla rete possibile ovunque ormai, con la diffusione del wifi e dei media tablet come l'iPad, che consentono un accesso diretto ovunque noi siamo, anche ai film. La riduzione dei costi avviata da Blockbuster forse non sarà sufficiente, semplicemente perché il modello di business deve essere sostituito e oggi questo modello di business in Blockbuster non si vede ancora con una dimensione tale da sostituire il vecchio modello ormai tramontato. Ma anche se fosse troppo tardi, perché ci sono nuovi attori e tra questi attori ci sono Redbox, Hulu e Netflix. Netflix in particolare è il più importante sito di filmati mondiali a richiesta, è una società che non è nata oggi, è nata ben 13 anni fa, nel 1997 in California, per internet, quindi è un'azienda di altri tempi, ancora prima della bolla. Il suo modello di business iniziale è stato l'invio a domicilio di filmati in DVD a noleggio che potevano essere ordinati online e restituiti nella stessa busta che veniva inviata ai clienti. Il business a noleggio dei DVD a casa di Netflix ha raggiunto nel 2009 10 milioni di sottoscrittori e un catalogo di 100.000 pezzi. Però Netflix nel frattempo si è spostata sul digitale e offre da qualche tempo un servizio di video streaming detto Watch Instantly, guarda immediatamente, che permette di vedere in tempo reale un qualunque film o telefilm del suo enorme archivio di 17.000 titoli, collegandosi a internet dal PC, dall'iPad o anche dallo schermo televisivo di casa. La ricerca è semplice e immediata per mezzo di un motore di ricerca di Netflix e il costo è di 7,99 dollari al mese per qualunque tipo di filmato. Si può disdettare il servizio ogni mese se si vuole ricevere a casa un numero illimitato di DVD, anche fisici, è sufficiente pagare un extra di 2 dollari. Netflix per offrire questo servizio ha stretto accordi con tutte le maggiori major come MGM, 20th Century, Fox, la CBS Paramount, ABC, Disney, che vedono nel canale internet on demand una nuova e più importante fonte di guadagni rispetto alla distribuzione dei film su supporti come i DVD, o attraverso anche i comuni canali televisivi. Il servizio Watch Instantly oggi è disponibile solo negli Stati Uniti, è un servizio che ha bisogno di una buona diffusione della banda larga sul territorio e per questo il prossimo passo da parte di Netflix è quello di rendere disponibile il suo catalogo e quindi di accedere a qualunque film dal salotto di casa senza dover transitare da un negozio per comprare il film o andare al cinema, soltanto nei paesi in cui la banda larga è già diffusa. I primi saranno quelli del nord Europa e l'Inghilterra. L'Italia, in cui la banda larga purtroppo non è per nulla diffusa, sarà più avanti, forse tra un paio d'anni. Se Netflix e lo streaming via internet hanno ucciso Blockbuster, la prossima vittima ormai designata è la televisione così come la conosciamo, quindi con il palinsesto fisso e la pubblicità generalista
Negli Stati Uniti per Natale è previsto che il 50% dei televisori venduti sarà dotato di Wi-Fi con il collegamento a internet. Tra poco tempo, quindi 3 o 5 anni, secondo la mia valutazione, gli schermi di casa saranno collegati a internet e la vecchia televisione diventerà un oggetto di modernariato.